Per chi non conoscesse bene la storia di questo brasiliano nato per essere il più veloce, deve sapere che avrei potuto raccontare di quando partì dal Brasile, lasciando la famiglia, per andare prima in Italia e poi in Inghilterra, da solo, per seguire la sua passione. Oppure di quel Gran Premio di Monaco dell'84, dove sotto una pioggia impossibile rivelò il suo talento al mondo della Formula 1. O anche dell'infinita sfida con Alain Prost, dentro e fuori dalla pista, a colpi di carenate e intrighi politici, ma che è finita con il rispetto che solo i grandi uomini riescono a mettere al di sopra di tutto. O ancora del Gran Premio d'Europa 93, quando ci lasciò in eredità il primo giro più bello della storia, sorpassando tutti i migliori nonostante una macchina inferiore, sempre sotto l'amata pioggia. O infine di quel 1 maggio 94, quando quel maledetto muretto di Imola ce lo ha portato via. Invece ho deciso di raccontare un episodio che reputo perfetto da qualsiasi punto lo si guardi. Perfetto perché racchiude il cuore, il coraggio, l'ossessione, la momentanea pazzia, il carattere, la competitività, l'emozione allo stato puro. Un episodio che racchiude tutto questo e forse una vita intera. Siamo in Brasile, casa di Ayrton, che nonostante sia già 2 volte campione del mondo, non è mai riuscito a vincere qui, proprio dove per lui è più importante. Parte dalla pole position. In più, quest'anno Prost e la Ferrari fanno meno paura. Tutto è apparecchiato per i festeggiamenti. Infatti, semaforo verde, scatta per primo e comincia a far perdere le sue tracce. Va tutto bene fino a 20 giri dalla fine, quando alla sua McLaren inizia a non entrare più la quarta marcia. Da fuori nessuno se ne accorge, ma Ayrton deve forzare, e non poco, per passare dalla terza alla quinta. Non può e non vuole fermarsi, è davanti ed è in Brasile, ma lo sforzo inizia a diventare disumano. Dopo 13 giri in queste condizioni, la situazione peggiora ulteriormente. Prima rimane solo la quinta marcia e con un altro sforzo immane riesce ad inserire la sesta. Basta, da quel momento è costretto ad affrontare gli ultimi 7 giri tutti in sesta. Adesso si nota anche da fuori, certo, non cambia più. Da dietro sta arrivando Patrese che ogni giro gli prende 1,5 secondi e sta accorciando quasi completamente il distacco creato da Ayrton durante tutta la gara. Considerando che a quel tempo non c'era il cambio automatico, per un pilota la normalità era finire le gare con le pieghe alle mani e tutto incerottato. Noi possiamo solo immaginare il suo sforzo quel giorno. Patrese è sempre più vicino, ma con le ultime forze rimaste Senna taglia il traguardo per primo. Ed è qui che la storia che vale la pena di essere raccontata inizia davvero. Un susseguirsi di emozioni, la bandiera del Brasile alzata con il braccio che aveva gli spasmi, gli sguardi di dolore al momento di uscire dall'abitacolo, la violenta richiesta di un delicato abbraccio al padre appena arrivato ai box. E poi il podio e quella coppa alzata con la stessa voglia con cui aveva inserito le marce. Era una necessità vincere per la sua gente, la Torcida, che lo ha sempre acclamato come un eroe. Lui che quel giorno, eroico, lo è stato davvero. Ma chi era lì? Chi ha seguito quella gara? O semplicemente l'ha riguardata, come sottoscritto? È entrato in quell'abitacolo insieme a lui, anche ad anni di distanza, anche dopo la sua morte, con la speranza che la vincesse, pur conoscendone il risultato. Questa è stata la sua forza. Arrivare al cuore delle persone, non tanto con le parole, ma solo per quello che era. Infatti, anche in questo caso, le parole possono essere superflue, perché tutte queste emozioni le ha già riassunte lui, in pochi e interminabili secondi, una volta tagliato quel traguardo. Secondi indelebili che sublimano l'uomo in leggenda.